Ricordati che il destino disegna, ma è il tempo che realizza, eh. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Questo video è speciale perché abbiamo fatto una piccola magia anche grazie a voi e prima di iniziare con la lettura voglio ringraziare tutte le persone che hanno collaborato, condiviso, ci hanno scritto. Ricordo Marilena, Alessandra, Cristina, Manuela che ha pensato a Rain per la sua mamma, Alice e Lara da Corsico in provincia di Milano per l'adozione e tutti gli altri, scusate se non riesco a citarvi tutti. Adesso Rain vuole ufficializzare la sua adozione con questo messaggio da casa sua. Buongiorno a tutti, siamo qui con Rain, il nostro dolce Rain, e volevamo dirvi che intanto ringraziarvi per la vostra partecipazione e abbiamo avuto diverse richieste di adozione, però vuoi per la lontananza, vuoi magari per incompatibilità di carattere con altri animali già presenti in casa. Alla fine abbiamo pensato che la cosa migliore per lui fosse rimanere dove è già. E quindi ho deciso di adottarlo io, rimarrà qui da me. Vi ringraziamo comunque di tutto il vostro impegno e della vostra partecipazione. E vi ringrazio anche tanto Rain. Saluta un po', Tato. Saluta un po'. Un bacio a Rosy e Rain perché il titolo del video di oggi me l'hanno ispirato loro, quindi subito dopo la sigla scegli a distinto uno dei tre mazzi e andiamo a vedere cosa farà il destino per te. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Utilizziamo direttamente i tre mazzi per questo interattivo dal titolo "Il destino farà questo per te". E andiamo a vedere cosa farà il destino per te. Il video vale dal momento in cui lo vedi, a prescindere dalla data di pubblicazione, e se questa stesa non è per te, semplicemente lasciala andare. Per la variante numero 1 abbiamo l'infinito che simboleggia l'eternità, variante numero 2 con il cuore che rappresenta la passione, e per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con la chiave che apre e chiude porte. Focalizzatevi bene su uno dei tre mazzi oppure sugli oggettini, come preferite voi, e andiamo a vedere cosa farà il destino per te. Ti lascio un po' di tempo per pensare. Infinito, suerte per te. Andiamo a vedere cosa farà il destino e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Prima però vediamo chi sei tu, mi connetto con la tua energia, mazzo centrale, energia neutra, vediamo chi è l'infinito. Infinito, sei di un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario, ma potresti anche essere di un segno di fuoco, ariete, leone, sagittario, o avere l'ascendente in uno di questi segni. Infinito, tu sei un qualcuno che in questo momento ha una gran voglia di sperimentare cose nuove, cambiare strada, sperimentare cose nuove, avventurarsi nella vita come mai hai fatto prima. Quindi qui c'è voglia di sperimentare, può essere sia nel lavoro sia nei sentimenti, questo è un interattivo, vale per tante persone, però l'energia che sento in questo momento per te è un desiderio di sperimentare, avventurarsi in un qualcosa di nuovo. Un'altra cosa che mi dicono di te qua, che sei un qualcuno, ti vedo una persona molto fantasiosa, sognatrice, sei innamorato della vita e innamorato anche o innamorata di qualcuno, una persona con una grande capacità di amare, ma allo stesso tempo sempre alla ricerca della verità. Non ti accontenti, sei un qualcuno che difficilmente scende a compromessi,
infinito. Vediamo cosa mi dicono ancora di te. Per alcuni questa voglia di sperimentare potrebbe anche essere, o di questo qualcosa di nuovo, il desiderio di un figlio, di avere dei figli. Oppure potrebbe anche essere fare, io ti vedo qua con un cambio di energia. Qui c'è un qualcosa che tu ti devi lasciare alle spalle, una situazione, un qualcosa che probabilmente non sei ancora riuscito o riuscita completamente a metabolizzare, e va lasciato andare. Devi riuscire a fare questo cambio di energia. Probabilmente anche questo desiderio di sperimentare un qualcosa di diverso è dovuto a delle situazioni passate che ti hanno probabilmente segnato, ti hanno compromesso quello che poteva essere, ecco, un po' la tua esistenza, e qui c'è proprio il desiderio di respirare una boccata d'aria fresca per l'infinito, Io vedo questo. Ricordati che senza deviazioni dalla norma il progresso non è possibile, e io in questo momento ti vedo con il desiderio di voler deviare da questa norma, anche con probabilmente il desiderio di un figlio. Non per tutti, però. Cosa mi fanno ancora vedere di te? Hai un bel carattere, ti vedo con un bel carattere grintoso, che ti sarà sicuramente utile nel momento in cui vorrai deviare dalla norma, o già lo stai facendo. Hai deciso di tirare fuori questa grinta che tu hai finalmente, dici io voglio emergere, ecco, mi indicano quello, e sei un qualcuno che è capace di farlo, Sei una persona che con un bel carattere, con questo processo che c'è in questo momento di cambio di energia che stai facendo, hai il desiderio di lasciarti alle spalle queste situazioni, come ti ho detto, che probabilmente ti hanno segnato, ma non hanno portato nulla di buono, e quindi vogliamo andare a respirare qualcosa di diverso, una boccata d'aria fresca. Penso che tu abbia fatto di recente un viaggio, anche all'estero probabilmente, o desideri farlo, e che magari ti vedo in compagnia, non da solo, compagnia di amici, amiche. Magari l'hai fatto di recente o lo farai tra non molto, massimo in primavera, mi fanno vedere qui. E questo eri tu, infinito. Adesso andiamo a vedere cosa farà il destino per te, per l'infinito. Vediamo cosa vuole fare il destino. Cosa porta? Mazzo centrale, energia neutra. Per l'infinito. Infinito, il destino ti chiede ancora un piccolo sacrificio per andare a sistemare una situazione che in questo momento nella tua vita non va. E il destino ti dice: ti chiedo ancora un piccolo sacrificio, oppure che tu vada comunque a mettercela tutta per risolvere questa problematica attuale. E vediamo. Ti dice: attendi il momento giusto,
perché riceverai dei segnali, possono essere, qui è la carta dell'attesa, attendere il momento giusto, riceverai dei segnali, riceverai magari delle sincronicità, un qualcosa che, e il destino ti chiede ancora un piccolo sacrificio per andare finalmente a trionfare, mettiamola così, perché questa è l'imperatrice, per andare finalmente a sentirti quello che vorresti essere, una persona realizzata nel tuo lavoro. Se vuoi metterti in proprio, piccolo sacrificio e poi ci riesci. Ecco, il destino ti chiede ancora di fare un piccolo sforzo, questo. E poi con questa imperatrice riuscire a trovare la tua dimensione. Può essere nei sentimenti, può anche essere in particolar modo nel lavoro, nella professione, dal punto di vista economico. E poi ti vedo fare quel viaggio, guardalo qua. Ti vedo spostarti, chissà che tu non voglia fare un cambio di casa o comprare una casa, una cosa di questo tipo. E allora, piccolo sacrificio e ce la fai, eh? Il destino cosa farà per te? Ti farà incontrare, tra non molto o quando sarà, una persona che sarà al tuo fianco, scusa, per restarci, per proteggerti, per accompagnarti in quello che potranno essere i dispiaceri della vita, le situazioni un po' pesanti. Io ti vedo con qualcuno, il destino ti farà conoscere o farà ritornare questa persona per starti vicino. E qua me la fanno vedere, vedi, questa è una carta che parla di protezione, cura, su quello che può essere questa malinconia che tu puoi avere in questo momento. Ebbene, il destino ha previsto questa persona vicino a te. Può essere che il piccolo sacrificio da fare sia attenderla, però qua me la fanno vedere, E un'altra cosa che ti porterà il destino, qui è proprio la carta che lo indica. Il fatto che tu riuscirai ad essere proprio il padrone del tuo destino con questa carta del mondo. Trovare quella che può essere la tua dimensione. Ricordati che il destino disegna, ma è il tempo che realizza. Quindi qui il destino sta disegnando. Ti chiede di fare un piccolo sacrificio, però poi sarai tu il padrone del tuo destino, perché lui lo disegna e il tempo lo realizza. Qui con un'imperatrice ho detto tutto. E questo era per te, infinito. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no, con gli arcani maggiori. Per l'infinito, vediamo. Pensa a questa domanda, vediamo cosa ti dicono. Papessa, giudizio e sole. La risposta è un sì. Segui la tua intuizione. Qui ci sono delle comunicazioni che arriveranno, se stai aspettando delle comunicazioni è un sì. E segui il tuo intuito, la tua intuizione. Queste comunicazioni saranno positive se le stai aspettando, e comunque con un sole finale la risposta è un sì. Ti dico adelante, infinito. Cuore,
suerte per te. Andiamo a vedere cosa farà il destino e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Prima però vediamo chi sei tu, cuore. Mi connetto con la tua energia, cuore, mazzo centrale, energia neutra. Cuore, sei di un segno d'acqua, un cancro, scorpione, pesci, ma potresti anche essere di un segno di terra, un toro, capricorno, vergine o avere l'ascendente in uno di questi segni. Cuore, tu sei un qualcuno che in questo momento sta sperimentando una chiusura con una situazione. Può essere una situazione, una persona, il lavoro, insomma, qui c'è una sorta di fermo, con un qualcosa voluto o imposto da qualcuno, però io qua ti vedo come se a riguardo tu potessi anche avere delle paure, magari di non farcela, vorresti riuscire a superare questo momento e di fatto, vedi, forse è più la paura che hai di non farcela che quello che poi in realtà la situazione è, perché qua vedi, sembra che in questa stesa tutte le carte vogliono farti vedere la stessa cosa. Titubanza. C'è un fatto che è successo e che ti ha portato proprio anche a perdere un po' l'equilibrio, se vogliamo, Può essere nei sentimenti, può essere anche in un'altra situazione, questo è un interattivo, quindi vediamo. Sì, ti sei sentito escluso o qualcuno ti ha escluso da un qualcosa. Può essere anche in ambito familiare, sentimentale. Ci sentiamo esclusi, abbiamo paura di non riuscire ad affrontare questa situazione come sarebbe corretto fare. Potrebbe riguardare anche l'ambito economico, forse una difficoltà economica, un qualcosa che probabilmente ti preoccupa già da tempo, il non farcela, il non riuscire a sbloccare questa situazione, anche nei sentimenti volendo, ci sentiamo un po' esclusi. Sul lavoro potrebbe essere. Qui con questa carta del mago tu probabilmente sei un qualcuno che alimenta una passione anche in ambito esoterico. Potresti leggere anche a tua volta i tarocchi, essere un cartomante, una persona molto spirituale, ti vedo, cuore. E cosa mi dicono ancora di te? Che qua bisogna uscire da questo loop, vedi questa carta, di non sentirsi all'altezza di una situazione o di più situazioni. Qui bisogna proprio liberarsi da questa sensazione di non farcela, perché ce la puoi fare. Le capacità non ti mancano, guarda. C'è il mago. Più di così. Ricordati che ognuno è artefice del proprio destino. E quindi questa carta del mago mi ha proprio ricordato questa frase che può esserti utile sentire in questo momento. Ognuno è artefice del proprio destino. Cuore. E adesso andiamo a vedere questo destino. Che cosa ti porta per il cuore? Vediamo, per il cuore, destino del cuore.
Mazzo centrale, energia neutra. Cuore, il destino ti porterà la persona giusta nel momento giusto, ti farà conoscere un qualcuno, ti farà incontrare quello che può essere, ecco, questa persona che aspettavi da tempo. Qui è proprio la carta della persona giusta. Non sarai solo. Se in questo momento ti senti solo nell'affrontare la situazione e hai paura di non farcela, sappi che non sarai solo. Mi fanno vedere questo. Potrebbe essere la conoscenza di un qualcuno che ti appoggia in quello che può essere questa difficoltà che tu puoi avere in questo momento. E questa è la prima cosa che ti porta al destino. Qua il destino ti porterà, questa carta, sono due carte molto belle. Finalmente vediamo luce, vuole proprio dire questo, questa è la carta del sole, finalmente vediamo, guardala, questa luce in fondo al tunnel, perché in questo momento probabilmente ti senti un po' come in un tunnel senza via d'uscita, no? Grazie anche alla conoscenza o la vicinanza di una persona che potrà essere magari di un segno d'acqua, un cancro, scorpione, pesci, una persona molto affine a te, un qualcuno molto complementare con te, anche la fiamma gemella, se vogliamo, con questa carta. E finalmente c'è un tornare, ecco, a gioire. Una carta di gioia, di carta del sole è una delle migliori, a mio avviso, negli arcani maggiori. E qua ti vedo fare un lavoro, o tu sei destinato a guidare gli altri. Con queste due carte abbiamo il sole e l'imperatore. Tu sei destinato, nel tuo destino dovrai essere una guida per le altre persone, fanno vedere, e non sarai solo, perché io ti vedo con qualcuno. Magari è un lavoro, sarà un lavoro a contatto col pubblico, o comunque avrai a che fare, ecco, con le persone. Sei destinato a fare un lavoro di questo tipo, cuore. Vediamo. Guarda, questa è proprio la carta del destino per eccellenza, e sta ad indicare che forse proprio questo messaggio ti doveva assolutamente arrivare. Ricordati che, mi viene in mente questo, a volte il destino ti aspetta sulla strada che hai scelto per evitarlo. Se tu, come ci hanno fatto vedere qua all'inizio, in questo momento tendi un po' con queste paure a voler evitare una determinata cosa, sappi che il destino ti dice no, non la puoi evitare, perché il destino ti aspetta sulla strada che hai scelto per evitarlo. E questo è quello che il destino vuole farti sapere. Quindi sarà inevitabile che tu debba essere una guida per le altre persone.
Altra cosa che mi fanno vedere, sicuramente qui è una carta che ti parla di una centratura. Dovrai prima trovare questa centratura per te stesso per poi riuscire a trasmetterla agli altri. E allora mettiamoci al lavoro, cuore. Cerca di... Se non hai ancora conosciuto questa persona, può essere per te un insegnante, un maestro, un compagno di vita anche, perché questo è proprio un po' anche il compagno di vita. Però quello che il destino vuole fare per te è farti sapere in questo momento che tu dovrai essere una guida per altre persone. E questo è quello che mi hanno detto per te, cuore. E adesso ti chiedo di pensare a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no, con gli arcani maggiori. Per il cuore, vediamo. La luna, la forza e il mago. Guarda, non a caso avevamo già prima il mago, adesso l'ho perso, è qua sotto, però te l'avevo fatto vedere, Eccolo qua, te l'avevo anche parlato. È un sì, la risposta. Arcani maggiori ti dicono sì e ti dicono anche che devi sicuramente soprassedere un po' a una situazione, lasciarti alle spalle, ecco, quello che potresti aver vissuto rispetto alla domanda che hai fatto e guardare oltre. Cioè ci lasciamo alle spalle un momento di anche difficoltà, di poca chiarezza, un momento dove di confusione. Cioè sicuramente è stato qualcosa che può averti confuso o non ci vedevi abbastanza chiaro, e poi la risposta è un sì. Avere la volontà, rispetto alla domanda che hai fatto, di superare un momento difficile e grazie alla tua volontà diventerà un sì. Quindi questo è quello che gli arcani maggiori hanno voluto dirti. E poi ricorda, cuore, che nella vita non c'è nulla da temere, solo da capire. E questa è una frase che mi è venuta in mente vedendo queste carte per te. Ti dico, adelante, cuore. Chiave, suerte per te. Andiamo a vedere cosa farà il destino e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. E adesso vediamo chi sei tu, chiave. Mi connetto con la tua energia, chiave, vediamo chi è la chiave. Mazzo centrale, energia neutra per te. Vediamo un po' chi è la chiave. Chiave 6 di un segno di fuoco, un Ariete, Leone, Sagittario. Potresti anche essere di un segno di terra, un Toro, Capricorno, Vergine, o avere l'ascendente in uno di questi segni. Chiave, tu sei un qualcuno che ha voglia di prendere la vita con un po' più di leggerezza. È come se in questo momento tu sentissi l'esigenza di staccare la spina da una situazione che potresti esserti anche un po' trascinata dietro in questo anno passato, e qui la chiave in assoluto sente l'esigenza proprio di andare a staccare la spina e di prendere la vita con più leggerezza. Ecco, mi fanno vedere questo. Tu sei una persona molto giovanile,
potresti dimostrare anche meno anni della tua età o sei molto giovane, mi indicano qui, eh. E proprio anche per questo è come se tu dicessi: "Oh basta, sono stanco, sono stanca, ho voglia di tornare a vivere, tornare a respirare, avere, ecco, un qualcosa che, mi dia, ecco, soddisfazione." È come se, può essere in questo anno passato, tu possa aver sperimentato magari così un'energia un po', pesante, delle responsabilità, delle cose che ti hanno stancato. Chiave, eh? E hai deciso da che parte vuoi stare, mh? Chiave. Qua mi fanno vedere che questo tuo cambio di energia, cambio anche di prospettiva, ha aperto per te alcune porte rispetto a persone o conoscenze che tu hai fatto e che sono state molto positive per te. È come se può essere più di una, ma una in particolare. Io vedo qui che di recente, o magari ecco, nei mesi precedenti, può essere, ecco, però io lo vedo abbastanza di recente, una conoscenza che tu hai fatto con un qualcuno che fa un lavoro dove si sposta, si muove, qui c'è, o che magari è di un'altra città rispetto alla tua, quindi c'è questo raggiungersi a vicenda, c'è passare del tempo insieme, stare bene, sentirsi bene. Ecco, io qua vedo che è entrata nella tua vita una persona che è come se ti avesse portato una ventata d'aria fresca, può essere un'amicizia, può essere, un qualcuno che ti interessa, che ci può stare. Lo vedo un segno d'acqua, un Cancro, Scorpione, Pesci, potrebbe anche essere un segno di terra, un Toro, Capricorno, Vergine. Io qua ci vedo segni d'acqua, segni di terra o in ascendente. Ecco, e un'occasione di conoscere, incontrare, ecco, questo qualcuno che, ecco, ha portato un po' più di leggerezza nella tua vita, un po' di passiamocela bene, mi fanno vedere qua, eh. Tu sei un gran comunicatore o una comunicatrice chiave, oppure con questa persona che ti ho descritto si comunica, ci si scrive, si telefona, però tu potresti anche avere un lavoro che ha a che fare con la comunicazione, perché ti vedo un ottimo comunicatore. Potresti avere un lavoro in proprio o un lavoro di grande responsabilità, dove tante cose dipendono da te. Troppe cose probabilmente dipendono da te e che magari anche a che fare con la comunicazione, ma io ti vedo comunicare in questo momento con un qualcuno. E anche in maniera piacevole, mi fanno vedere qui, Chiave, qua un'ultima cosa che ti dico di te, poi passiamo al destino, lo facciamo con questo mazzo qua. È che dovresti un po' fare attenzione, probabilmente sono, qui indicano persone di famiglia, oppure un qualcuno che comunque è molto familiare a te, ecco, con il quale potrebbe esserci, ecco, una sorta di, è come se questa persona, mi fanno vedere qui, spesso e volentieri viene da te a chiedere il suo aiuto, oppure a chiedere il tuo aiuto, scusa, oppure spesso e volentieri
giudica quello che fai tu, magari ti chiede un aiuto e poi giudica. Io qua ci vedo tanto anche un qualcuno che potrebbe o essere nel tuo lavoro oppure far parte della tua famiglia. Ecco, mi fanno vedere questo. Qualcuno che viene spesso e volentieri a chiedere il tuo aiuto, e poi magari si permette di giudicare anche il tuo operato, se vogliamo, oppure fa parte della tua famiglia, un parente, un fratello, una sorella, ecco. Qui quindi tu dovresti, infatti ti vedo un po' sulla difensiva, ma cercare di magari tagliare fuori, oppure non dare così tutta questa disponibilità a una persona come ti ho descritto. Ecco, o la stai dando e quindi è necessario darci un taglio, Adesso andiamo a vedere cosa farà il destino per te, per la chiave. Mazzo centrale, energia neutra. Vediamo un po' questo destino, cosa farà per la chiave. Vedi, non a caso, ti parlavo prima di leggerezza, no? Di vivere la vita o prendere le cose con maggior leggerezza. Ecco, questa chiave, scusami, questa carta indica proprio quello, chiave. Il destino ti darà la possibilità, ecco, di sentirti meglio con te stesso e con gli altri grazie a più possibilità che ti verranno proposte, oppure occasioni che si andranno a creare in questo destino, cioè il destino predispone. Ricorda che il destino disegna e il tempo realizza, dicono questo, e quindi ti darà la possibilità di vivere più serenamente. Questo mi fanno vedere, che sia nei sentimenti e quindi con una persona, ma anche in generale proprio nella vita. Sai perché ti parlavo di sentimenti? Perché questa è la carta che indica il vero amore ed è una cosa inclusa in questo destino. È come se il destino ti darà la possibilità, ecco, di conoscere questa persona, il tuo vero amore, se lo stai cercando, se l'hai già trovato, andare a consolidare una relazione, quindi sta a significare che potresti già aver incontrato la persona giusta e quindi scegliere di fare un passo in più, un passo avanti in una relazione, oppure di incontrarla, e quindi questa leggerezza è dovuta anche un po' a un sentimento ricambiato, una situazione con un qualcuno che si consolida. Ecco, mi fanno vedere questo. Io comunque ti vedo innamorato o innamorata, chiave, forse te l'avevo già detto prima. Qui il destino che cosa farà per te? Vedi, ti parlavo di ambiente che ti circonda prima, che dicevo avrai la fortuna, ecco, di liberarti, perché qui parlano proprio di un probabile ambiente, una probabile situazione, come ti ho descritto prima, ecco, dove forse un cambio di lavoro può essere anche, se non sei soddisfatto del lavoro che stai facendo, il destino ti darà la possibilità, ecco, di uscire da questo ambiente, ecco, di lasciare questo ambiente a favore di un qualcos'altro. Ecco, può essere anche un cambio di lavoro, ci vedo anche questo. Infatti, non a caso mi ricollego a questo vivere più sereno, e potrebbe proprio predisporre una cosa di questo tipo, ma anche qua. Forse era già uscita prima questa carta dove avevo detto che
potrai diventare padrone del tuo destino, e l'avevo già detto prima, e qui mi è uscita anche per te, chiave, a patto che tu decida, diciamo, di impegnarti nel ritrovare un po' la tua centratura, ritrovare un po' il tuo equilibrio, perché è possibile che più avanti in questo destino tu abbia la necessità, ecco, di dover abbandonare una situazione, si creerà l'occasione di abbandonare una situazione a favore di un'altra, dove ti sentirai molto più a tuo agio, più a casa tua anche se vogliamo, per farti un esempio. Ma per arrivarci qua è necessario lavorare molto sulla tua centratura, molto su quello che può essere un ritrovato equilibrio. E il destino ti darà, ecco, questa possibilità, farà questo per te. Ti consentirà, scusami, di ritrovare un equilibrio e finalmente essere padrone del tuo destino. Per me tu vuoi metterti a fare un lavoro in proprio o un qualcosa per conto tuo, vedendo queste carte, e anche questa in particolare, e si creerà questa possibilità, il destino lo farà per te. Vediamo. Inizialmente mi viene anche da dirti che se non potrai fare grandi cose, ne potrai anche fare di piccole in un modo fantastico. È una frase che mi è venuta in mente così. Dovevo dirtela, perché parlando di destino è come se inizialmente, come ti ho detto, fosse necessario, ecco, questa fase di riequilibrio, di andare a sistemare delle cose per riuscire ad arrivare al dunque. Quindi se inizialmente non potrai fare grandi cose, fanne di piccole, ma che vadano bene. Chiave. Un'altra cosa che io vedo qua nel tuo destino è che oltre la leggerezza, oltre questo cambio anche di stile di vita, è possibile che tu abbia la possibilità, anzi il destino predispone il terreno perché tu possa evolvere anche dal punto di vista spirituale. Che cosa intendo? Intendo che è come se tu intraprendessi un viaggio dentro te stesso, perché questa carta mi indica quello. Può essere un viaggio fisico o anche un viaggio a livello interiore, emozionale, come se un risveglio, un'illuminazione. Faccio degli esempi, e il destino ti farà incontrare le persone oppure creerà una situazione dove tu potrai fare questo salto di qualità anche a livello spirituale. Mi viene da dirti questo. Può essere, parlo di viaggio interiore, viaggio spirituale, un'evoluzione, ma per molti potrebbe anche indicare proprio uno spostamento, quel viaggio all'estero che volevi fare da tanto e non ci sei mai riuscita o riuscito e lo farai. Ecco, una cosa di questo tipo. Però in assoluto io qua vedo che il destino creerà, diciamo, la situazione o più situazioni perché tu riesca finalmente a realizzare o a realizzarti probabilmente in un qualcosa che fai tu, che sia nello spirituale, ecco, con questa evoluzione,
o che sia proprio a livello così di attività, c'è un qualcosa che tu porterai avanti, che inizierai anche a piccoli passi, però il destino ti darà la possibilità di farlo, E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, chiave. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no. Con gli arcani maggiori, per la chiave, vediamo. Cosa dicono alla chiave? Mondo, forza e giustizia. Qui la risposta è un sì. In assoluto è un sì. Mi parlano di andare a riequilibrare una situazione, che può essere anche con un qualcuno, oppure la volontà, ecco, è un sì. Qui parlano, potrebbe essere una situazione che inizialmente appariva un po' al di fuori della tua portata, come se hai pensato o stai pensando: "No, non posso farcela, non ce la faccio", e poi qui la risposta è un sì. È un qualcosa al quale tieni veramente, veramente tanto. Mi fanno vedere le carte e riuscirai in questa impresa. Mi viene da dirti questo, E poi, vedendo anche queste carte, la giustizia, abbiamo la forza, il mondo, in particolar modo la carta della forza. Ti dico che credere nel destino non significa giustificare l'inerzia, Questo mi sembra lo dicesse Cicerone. Perché qua io vedo che con questa carta della forza e la giustizia, è come se tu dovessi comunque insistere in questo qualcosa. Credere nel destino non significa giustificare l'inerzia. E questo era per te, chiave. Ti dico, adelante. E con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro una buona settimana perché domani è lunedì e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!